Buonasera a tutti, oggi tratteremo insieme ad Andrea Gollin e Lorenzo Tarocchi le malattie dei pesci, parleremo delle più comuni ed alcune chicche e cose che poche persone conoscono, parleremo a seconda anche di Lorenzo e Andrea anche di trattamenti da fare e le conosceremo piano piano durante questa serata. Lascio la parola ad Andrea e a Lorenzo e anche per una loro presentazione e cosa fanno nella loro vita e così via. Vai Lorenzo. Fatto io. Intanto grazie a tutti per l'ospitalità. Per chi non mi conosce, mi chiamo Lorenzo Tarocchi, di lavoro faccio il consulente per quello che riguarda benessere animale, collaboro con alcune benessere animale pesci, sicuramente, ma collaboro con alcune aziende del settore per quanto riguarda prodotti, eccetera. Sono appassionato da alcuni anni di acquari, alcuni tipo troppi, perché inizio già a avere capelli, barba bianca, ero giovane quando ho iniziato, e nulla. Mi occupo principalmente appunto di far star bene i pesci, farli sopravvivere di base, per cui cerchiamo stasera di fare due parole per quanto riguarda il betta e i problemi che ha insieme a Andrea, a cui lascio la parola. Presentati pure. Non ti Ciao, conosco. sono Andrea. Grazie ad EV per avermi ospitato. Sono socio EV da sempre. Di lavoro vendo pesci e sui beta sulle malattie di beta ci ho fatto degli studi, ci ho fatto una tesi. Vediamo con Lorenzo di dare dei consigli utili su quello che può essere un riconoscimento che può fare un hobbista, quindi senza utilizzo di strumentazioni da laboratorio, non parleremo di microscopi né niente, e di consigli pratici sia per prevenire che per poi ovviamente andare a curare in modo tempestivo, perché come sappiamo su questi animali è importante la tempestività nel cercare di risolvere le problematiche. Io ho preparato delle foto di esempio, giusto perché almeno ci rendiamo conto di che cosa parliamo. Se Francesco mi condivide le immagini, Già fatto. partiamo. Perfetto. La prima con cui volevo partire però Abbiamo già viste tutte, posso andare via. scusa, è proprio questa qua. Eccoci qua. Allora, questo è uno dei problemi secondo me più comuni che possiamo osservare sia nei beta da negozio che a casa. Io Cosa? partirei facendo una premessina, Sì. nel senso che si tende sempre ad associare le malattie a un patogeno, cioè c'è un pesce si è ammalato perché c'è un batterio, c'è un parassita che sta attaccando il pesce. In realtà spesso non è così. Ora poi ne parliamo su con la presentazione, eccetera. Però diciamo i problemi che possono avere gli animali, diciamo, lo possiamo dividere in due gruppi intanto per iniziare, per fare un'introduzione. Alcuni sono legati appunto a un eventuale patogeno che sta attaccando gli animali e l'altro è legato a delle condizioni di allevamento non idonee, specialmente per quanto riguarda l'ambiente, il valore dell'acqua o eventuali altri ospiti che possono andare a danneggiare gli animali. Lo dico perché spesso alcune cose possono dare dei risultati simili. Mi è venuto in mente subito perché questa foto è un esempio, ora poi lo spieghiamo nel dettaglio, ma è quello, quindi quello poi lascio per Andrea, una corrosione nelle pinne, eccetera, e può essere data da diversi fattori e spesso è proprio importante quando si va a chiedere un supporto a un professionista o comunque a chiedere anche ad altri appassionati lo stesso supporto, proprio di spiegare bene quali sono le condizioni di allevamento e tutto quello che è stato fatto all'animale nei giorni precedenti, settimane precedenti al problema che si è manifestato, perché altrimenti si rischia di andare a fare un'ipotesi che poi si rivela non corretta, a perdere tempo e poi lo vedremo alla fine, il tempo è tutto per riprendere gli animali. Vai Andrea, libero. Sì, esatto, come dice Lorenzo. Infatti le cose che vi consiglio sempre i dati da fornire prima di poter poi passare a capire che cosa sono gli animali sono chiaramente la gestione dell'allevamento dell'animale,
quindi dimensione vasca, arredi, foto della vasca magari, valori, cambi d'acqua, alimentazione eccetera, deve essere tutto il più maniacale possibile, proprio perché così facendo si va ad avere un quadro completo, quindi un'anamnesi della situazione per poter andare poi un po' più nel dettaglio ad individuare la causa, perché purtroppo chiaramente spesso questi consigli vengono richiesti a distanza ed è molto difficile solo da una foto capire che cosa può avere, soprattutto perché anche di persona, per avere di solito una certezza al 100% di che cosa è l'animale bisognerebbe sopprimerlo. È purtroppo così. Quindi non ha senso cercare di curare un animale uccidendolo, quindi chiaramente capiamo qual è il problema. Nel nostro contesto lavorativo è una cosa che si può fare perché solitamente è il sacrificio di un animale per la salvezza di magari altre migliaia, e nel contesto domestico è diverso. Quindi partendo da questo che è un esempio più classico della corrosione delle pinne, che a me piace di più utilizzare il termine inglese fin rot perché è un po' più generico ed infatti dovremmo rimanere molto generici nel parlare di questa problematica qua, perché quando nei vari gruppi Facebook si parla di questa tipologia di danni all'animale viene sempre detta è una batteriosi, ma non è così semplice, nel senso che chiaramente è una batteriosi, cioè nel senso chiaramente i danni inferti su quelle pinne saranno poi luogo di infezione da parte dei batteri, ma non è detto che quello sia il contesto primario che ha causato il danno all'animale. Quindi anche andare a fare poi dei trattamenti che vanno a eliminare i batteri saranno trattamenti comunque come si dice, temporanei, perché poi se non andiamo a risolvere la problematicità primaria, il pesce non riuscirà mai a rimarginarsi e i batteri prima o poi ritorneranno. Quindi io solitamente quando ci sono questi contesti qua, il primo danno che io vedo sulla gestione di betta è una errata gestione della vasca, sia da parte dei valori chimico-fisici dell'acqua, sia da parte di l'ambiente, quindi degli arredi e anche dei possibili coinquilini. Successivamente ci sono anche altri problemi legati ogni tanto appunto ad altre patologie che poi vedremo che possono poi causare questa cosa qua, ad esempio alcune infezioni fungine che poi potrebbero risultare nella lacerazione poi della pinna eccetera, oppure anche a un discorso di vermi che però come accennavamo prima pre-live non è così comune sui betta. Che dici Lorenzo? No, tutto. Quello che ho notato anche che a volte è una questione anche proprio di stress dell'animale, sul discorso degli strappi sulle pinne. È capitato di assistere a pesci che si automutilavano la pinna cercando per stress fondamentalmente, quindi ecco, cioè bisogna stare un attimino attenti. Chiaramente sono situazioni che bisogna agire comunque tempestivamente, sia nel ricercare il motivo per cui è iniziata la corrosione che per arrestarla, anche perché la ricrescita delle pinne che ci sarà, comunque non sarà veloce e spesso se si vuol fare show, però se ci si tiene a avere degli animali in forma, ecco, non torneranno come erano all'inizio, quello è indubbio, no? Per cui sì, che si fa prima una candellata e poi si ritorna su come gestire i problemi, Andrea, o si va problema per problema? Allora, io volevo partire da questa problematica perché è quella che ci fa aprire, secondo me, certo, la miglior gestione che dovremmo consigliare su come tenere questi animali per prevenire i problemi. Ok, quindi si va da ultimo, facciamo una carrellata dei problemi. Ok. No? Poi ci si ritorna su come arginarle e come prevenirle, no? Che prevenire è meglio che curare. Ora ci vorrebbe una bella mela verde, sai, in mezzo allo schermo. Oh, questo è un grande classico, no? Sì, qui parliamo appunto dell'ictio. È inutile dire Ichthyophilus multifillis perché ormai la No, multifillis... ora lo scrivi, ora lo prendi e lo scrivi. Ma poi non c'è solo lei. No, vabbè, però generalmente c'è l'ictio, cioè è l'ictio, poi le altre specie che girano, diciamo, ma io sui petto non li ho mai visti, poi sono abbastanza poco comuni, se Dio vuole ancora, per cui diciamo l'ictio.
e poi si guarda su adesso. Sui betta non è molto comune, perché comunque animali singoli tenuti in vasche da soli è difficile che abbiano questo problema. A me è capitato spesso di vederli in acquari con più inquilini, specialmente dopo che sono stati inseriti nuovi inquilini, no? Non è stato quasi mai il betta che per sé ha portato. Questa foto tra l'altro l'ho fatta io, e anche in questo caso gli è arrivato dall'esterno. Ecco. I betta generalmente vengono allevati di maschi, specialmente singoli, quindi è difficile che sviluppino patologie come queste che si avvantaggiano della presenza di più animali in vasca per moltiplicarsi. E l'ictio è una delle classi, cioè, che viene chiamato il raffreddore dei pesci. Cercherò di essere meno tecnico possibile nei limiti della tolleranza. È chiamato raffreddore dei pesci perché si dice che viene perché i pesci hanno preso freddo, che è vero e non è vero, nel senso sì, il freddo può essere una causa di stress, ma non è sicuramente l'unica. E l'ictio si avvantaggia appunto di situazioni di stress degli animali stessi. La bassa temperatura è magari il principe dei problemi, ma anche solo l'inserimento di animali sbagliati, una corretta gestione, si ritorna al discorso di prima, possono favorire la comparsa dell'ictio. In generale mantenere i pesci, questo se non mi ricordo male era mantenuto a temperatura ambiente, quindi ecco, il discorso del freddo diciamo nella casistica. Che cos'è l'ictio? È un piccolo protozoo, un parassita primario, nel senso è la malattia peggiore che un pesce prende in acquario, che ha un ciclo molto rapido. I puntini bianchi che si vedono sugli animali sono delle cellule fondamentalmente uniche, che sono, come lo possiamo dire semplicemente, riempiene, farcite dei figli, nel senso che per quello che siamo multifili strutturali, che all'interno della cellula madre diciamo porta una quantità enorme di figli, appunto, che nel momento in cui si apre, si stacca nell'acqua, hanno una fase di nuoto libero che si attacca sul pesce e dà via a un altro ciclo di infezione. È rapidissima, porta, se non curata tempestivamente, porta gli animali a morte, perché va a nutrirsi dei tessuti, apre via d'accesso a patogeni secondari, e a quel punto gli animali non li recuperiamo più. Può essere in maniera secondaria, può sfociare anche il discorso quando sono delle pinne, proprio perché sono batteri secondari che poi vanno a attaccare sui fori fondamentalmente lasciati dal passaggio dell'ictio sull'animale una volta curato, per cui specialmente la terapia che va fatta in questo caso sull'animale, è importante tenere d'occhio la presenza, insomma, l'animale, perché se parte una corrosione eccetera per via dei batteri che si avvantaggiano appunto dello stato di stress di nuovo. Per cui è un po' un cane che si morde la coda l'ictio, nel senso che si avvantaggia dello stress, causa altro stress che porta a patogeni secondari, che porta a infezioni secondarie, insomma un disastro. Ed è la cosa principale da tenere, la malattia di guardia per eccellenza da tenere d'occhio su pesci ornamentali, su pesci in generale, perché è quella che fa morti in periodi rapidissimi e tende a moltiplicarsi in modo ancora più rapido. Ci sono alcune diciamo pratiche per evitarlo. L'ambientamento, l'isolamento in quarantena di tutti gli animali sono, prima di essere messi in acquario, è diciamo un principe, perché se salta fuori su un animale in quarantena diciamo che è più facile che curarlo lì che in vasca allestita, questo è diciamo che è indubbio. Si può poi, cioè magari ne parliamo anche più tardi sulla gestione della vasca in generale. Vuoi aggiungere qualcosa, Andrea, sopra? No, l'unica cosa è che in questo contesto anch'io suggerisco molto la quarantena, perché una volta che ce l'abbiamo in vasca, cioè nel senso Sì, no, possiamo fare i trattamenti che vogliamo, ma lui in vasca ci sarà, e al prossimo evento di stress sull'animale ci ricomparirà comunque sempre. È l'unica cosa su cui io starei molto molto attento comunque. Che fortuna. Questa è una foto orribile, presa da internet, chiaramente, perché non ne avevo, di un'infezione fungina su cibetta, probabilmente causata appunto da saprolegna,
Questa è una cosa che io ho visto succedere molto spesso o in negozio o chi alleva i betta a temperature non idonee. Esatto. È un fungo parassita che cresce sulla superficie dell'animale, con le sue ife penetra le cellule, che sono delle radichette praticamente, penetra le cellule dell'animale di cui si nutre, ma in realtà è opportunista, quindi lo possiamo trovare anche su materiali in decomposizione in acquario, sulle foglie marcescenti di catappa sul fondo, sulle piante, su delle uova dei pesci, eccetera. Di per sé non fa malissimo, ma non fa neanche benissimo chiaramente l'animale. È molto facile da riconoscere, di conseguenza anche da prendere per tempo e da risolvere. La caratteristica principale appunto è su queste patine cotonose che fuoriescono dall'animale e che solitamente compaiono appunto in seguito a temperature molto basse. L'animale non è leggermente immunodepresso, chiaramente, perché è proporzionale alla temperatura del suo sistema immunitario, e invece questo fungo va a notte a temperature bassine. In Soprattutto con generale, animali statici come i betta, che gli piace appoggiarsi sul fondo o sulle piante, diciamo che succede abbastanza spesso. è un classico appunto è un problema, cioè, appunto, spesso nei negozi sono animali appena importati, che è un po' il complice chiaramente la temperatura, perché la maggior parte li tiene in vaschette dedicate, diciamo, senza andare a generalizzare, però queste vaschette dedicate a volte spesso non sono proprio tenute a temperature ottimali, vengono messe una accanto all'altra a temperatura ambiente, magari non che sia bassissima al senso lato, che magari c'è l'acqua a 22-23 gradi, però su un animale che comunque è stressato da viaggio, trasporto, va compresso in ambienti abbastanza piccoli, esposto alla luce, alimentazione un po' varia, qualità dell'acqua parliamone, ecco, questa è una situazione dove Soprattutto quando il riscaldamento di queste vaschette avviene per induzione appoggiandole sopra gli acquari. Scoperchi, per esempio. Non mai visto. Esatto, quindi anche in questo caso, se vedete il betto dei vostri sogni in negozio ottenuto così, fategli un acclimatamento molto lento, fatto bene, assicurati di fornire acqua molto pulita all'inizio e di cercare anche di stimolarlo un po', di non tenerlo apatico. pH un po' più basso, poi ne riparliamo dopo. Altra foto rappresentativa, questa è di un pesce che ho visto al Betta Show dell'anno scorso, infatti poi è stato scartato chiaramente. E questa è la malattia del velluto, Odinium o Piscinodinium. Sono delle alghe fondamentalmente parassite che ricoprono il pesce dandogli questo, a volte viene confuso con l'ictio, in realtà i puntini sono molto più piccoli come vediamo, ed ha questo effetto traslucido all'animale. Sotto proprio la luce lo vediamo proprio brillare di luce propria, anche se non gli fa molto bene al pesce. Spesso viene sottostimata in realtà, perché non ce ne accorgiamo all'inizio e ce ne accorgiamo quando di solito il pesce è bello che è ricoperto. Chiaramente fa i soliti danni che fanno tutti gli altri ectoparassiti, quindi parassiti esterni, quindi penetra il tessuto, fa microlacerazioni, si ciba chiaramente dell'animale, fornendo poi ovviamente spazio per infezioni secondarie appunto batteriche. E in realtà è abbastanza semplice il trattamento e risolvere la causa, è importante però farlo tempestivamente, altrimenti avremo un animale veramente debilitato, perché chiaramente andando a ricoprire tutto il corpo del pesce, come si dice, rimettersi in sesto sarà un po' più complicato, insomma. Sì, anche perché insomma, una cosa importante a dire è che generalmente è un problema grosso per chi riproduce, perché chi si entra nelle vasche delle vanotti o dei giovani è disastroso, perché tende a essere molto rapido nell'espansione e a attaccare tutti gli animali della vasca, ed è un incubo poi è vero che è facile da trattare, ma è praticamente impossibile da debellare dall'allevamento una volta che è entrato, per cui
è male. Quindi anche lì è evitabile facendo quarantena, diciamo, sugli animali appena presi, sterilizzando i materiali che utilizziamo, tipo retini per dire, che utilizziamo sulla gestione degli animali in quarantena, per evitare di trasportare poi il problema da una vasca all'altra. Ecco, è importante. Questo non è, cioè, nella mia esperienza di lavoro non è frequentissimo. Mi è capitato qualche volta su pesci appena importati che arrivavano dal sud-est asiatico, ma in generale, ecco, con una quarantena questa è roba che si gestisce senza grossi problemi. Altro caso tipico è questo. Forse il più tipico anche di Betta, questo è la corrosione delle pinne, e sul quale mi piacerebbe appunto spendere 2 parole in più, perché non è una malattia, ma è un sintomo, chiaramente quello che noi stiamo vedendo. C'è un pesce molto gonfio, questo fenomeno si chiama idropsia, che può essere multifattoriale, cioè, quindi può essere causata da più fattori singolarmente o anche insieme. A volte è anche associato al blot, che anche quello capita abbastanza frequentemente sui betta, ma che macroscopicamente, quindi alla nostra vista esterna, è praticamente simile, anche se appunto dobbiamo quindi, allora, premesso che se il pesce è messo così, auguri a salvarlo, magari iniziamo a intervenire prima che diventi così, e con un'appropriata gestione dell'animale non arriverà mai a queste condizioni e spesso non avrà mai questa tipologia di problematica. Questo è un accumulo di liquidi all'interno dell'addome dell'animale, spesso con anche infezione batterica annessa, che può essere causato da costipazione dell'animale, tumori interni, ritenzione delle uova da parte delle femmine, sì, può essere causato batteri, parassiti, un po' tutti in realtà. Esatto, qualsiasi cosa che poi la risposta immunitaria del corpo è quella di produrre liquido, che non viene chiaramente buttato fuori. Su questo liquido poi, se riesce a infettarsi dei batteri, i batteri ci vanno anche lì a nozze e continua ad autoalimentarsi. Chiaramente se noi facciamo un trattamento antibiotico, che non dobbiamo fare e lo facciamo solo tramite prescrizione veterinaria, chiaramente, ma comunque non andiamo a risolvere il problema, vedremo il pesce sgonfiarsi e poco dopo rigonfiarsi, chiaramente. Quindi è importante da fare, cioè, intendiamoci, è importante sgonfiarlo, però appunto... Esatto, però capendo come risolvere la causa principale. E questa cosa qua, ritorniamo al discorso che faceva Lorenzo all'inizio, è importantissimo iniziare a pensare a quale può essere la causa principale, spiegando bene la gestione dell'animale, come è stato gestito, eccetera. Comunque possiamo fare un grandissimo preambolo che solitamente le cause principali sono 3. Non viene dato troppo cibo, è troppo di scarsa qualità, le condizioni comunque igienico-sanitarie della vasca non sono adeguate e corrette per l'animale, o le femmine non vengono mai fatte vedere con dei maschi e iniziano maturando a accumulare uova che non butteranno mai fuori. Le uova all'interno possono decomporsi o calcificarsi e di conseguenza fare bellissime infezioni batteriche. Andrea, Marco fa una domanda. Chiede cosa consigliate per sterilizzare gli attrezzi, quindi retine e così via. Sì, io consiglio candeggina diluita 1:5 in acqua e lasciare lo strumento immerso in candeggina, quindi uno strumento che possiamo avere a casa senza problemi, che non danneggia i pesci una volta fatto asciugare il retino o la strumentazione. Chiaramente butteremo via i retini un po' più frequentemente, ma così è un male minore, perché chiaramente sono tutte sostanze ossidanti che vanno a mangiare la rete del retino. I retini neri diventeranno marroncini a un certo punto. In alternativa si può usare acqua ossigenata, ma è più costosa. Nel dramma tanto sale
però non sempre, cioè, dipende. Quando si lascia dentro e comunque va delle te li mangia vivi, specialmente quelli in metallo. E si può usare l'alcol, ma anche quello secondo me non è efficacissimo. Quindi, Sì, e farli asciugare bene al sole non è una soluzione. no, cioè, c'è chi lo fa, quindi è stato un bel momento, è stato. Però ecco appunto un semplice secchiello con un po' di acqua candeggina, andiamo alla grande, Per i retini. senza problemi. Basta un rapporto 1:5, quindi anche super tranquilla per da maneggiare, non è dannosa, ma efficace. Chiaramente vanno lasciati in immersione gli strumenti, non basta un'inzuppata stile biscotto della mattina per far sì che agisca con effetto. E per le vasche è uguale. Esatto, per le vasche è uguale. Con le vasche, se abbiamo strumentazione all'interno, legni, rocce, eccetera, io comunque vi consiglio, se vi entra in una pentola di una bella bollita, che comunque male non fa. Chiaramente bollire l'acquario è un po' più complicato. Io lì vi consiglio di andare con candeggina diretta e poi sciacquare bene. Si potrebbe utilizzare anche dell'acido muriatico, stando attenti, e poi risciacquare bene, perché anche i residui lasciati sia dell'acido che della candeggina con l'acqua comunque non danno nessun effetto poi sui pesci. I residui chiaramente, non l'acido o la candeggina. Non danno nessun problema. Altre cose da dire su idropsia, tutto è soltanto nella gestione migliore degli animali, di cui appunto parleremo poi dopo, daremo i nostri consigli su come tenere meglio betta, valutando sia la situazione da allevamento, quindi dall'allevatore, di cui comunque so che nelle altre chiacchierate fatte in EB se ne è parlato a sufficienza, ma comunque qualche consiglio possiamo darlo anche noi, e poi ovviamente chiaramente la gestione per casalinga di chi ha un solo betta con o senza inquilini. Altra foto che avevamo preparato è questo bellissimo tumore che possiamo vedere, e ve lo faccio vedere meglio anche in questa foto, in cui si vede molto bene il tumore con un'altra caratteristica tipica che viene in esemplari con come si chiamano? I spessimenti notevoli di tegumento, quindi tutti metallici, quindi tutti beta metallici, possono farlo anche alcuni blu in generale, e chiaramente tutti quelli che portano il gene Dragon, che è questa spessa copertura bianca sul corpo. Come funziona? È una iperproliferazione delle cellule, perché questi spessimenti sono cellule che crescono tanto, se no non diventerebbe così denso il colore, così fisso, e chiaramente può portare quindi ad una iperproduzione che porta chiaramente, no, come si chiama, Lorenzo? Non iperproduzione, ma si chiama iperplasia, che appunto sfocia in questi tumori. Non sono da confondere con altre tipologie di tumori che sono molto più rari in betta in realtà, e sui pesci in generale, e possono poi andare a addirittura coprire anche proprio la patina esterna dell'occhio, rendendo il pesce praticamente cieco. E questi sono tutti chiaramente difetti dati dalla selezione. Ci piaceva farveli vedere perché come ha fatto appunto l'introduzione Lorenzo all'inizio, le patologie dei pesci possono essere di causa biotica o biotica, quindi di natura dettata da condizioni dell'acqua, della temperatura, eccetera, o dei valori, o causati da altri patogeni, ma possono anche essere dovuti a malformazioni genetiche e quindi semplicemente frutto di selezione o sfiga del caso, che può anche essere. Sì, in questo caso è selezione. E cosa possiamo fare in questo contesto? In questo contesto poco, nel senso che quello che si può fare è rimuovere la massa chirurgicamente, quindi c'è da sentire un veterinario se è disposto a fare l'operazione sull'animale,
tenendo conto che probabilmente ripartirà, che comunque vada, generalmente sono tumori sono benigni, sui pesci difficilmente un tumore diventa maligno, però è complicato da gestire. Vista anche l'aspettativa vita dell'animale, ecco, generalmente si sviluppano su pesci non giovani, giusto? E quindi fondamentalmente un po' per l'età dell'animale, un po' per cui appunto diventa cieco, è veramente difficile dargli ancora un'aspettativa di vita particolarmente lunga, ecco. Non ci si può fare neanche più di tanto, quindi... No, l'unica cosa è stare un po' attenti comunque da gestire l'animale in modo assicurandoci che mangi, perché essendo cieco comunque potrebbe magari non vederci, nel caso dell'apatia negli occhi, nel caso solo della massa tumorale stiamo attenti che non si infetti troppo. Ci sono alcuni prodotti che possono aiutare a farle rientrare leggermente, non ne andremo a parlare per non consigliare prodotti né niente, e comunque molto blanda la situazione. E l'unica cosa, chiaramente eviterei di utilizzare questi esemplari come riproduttori, quindi lui sarà un bellissimo compagno di vita, ma non appena morirà vergine. E, sì, io non lo utilizzerei mai un riproduttore del genere. Cos'altro si può dire? Stiamo un po' attenti magari a tenerlo in situazioni di allevamento un po' più delicate, perché chiaramente tutta quella massa che sporge potrebbe tagliarsi, perché non essendo vascolarizzata chiaramente l'animale non se ne accorge neanche, ma da lì potrebbe poi partire infezioni. E non prendere questi animali se non siamo se li prendiamo bisogna essere consapevoli che questi problemi probabilmente salteranno fuori. Per cui... Parlando con alcuni allevatori thailandesi mi hanno detto che la gestione di Beta Dragon con molta catappa evita l'ispessimento del gene Dragon, quindi queste... Allora, non ho dati scientifici, non so quanto possano valere queste parole. Chiaramente me l'ha detto chi ha selezionato il gene Dragon, quindi l'ha inventato lui, quindi ne sa più di me. Da qui a dire che è una verità assoluta, non lo so. Però ci tenevo a raccontarla. Sì, io dico solo, comunque è una cosa che lo dico alla gente, che se non siamo disposti a seguire quegli animali nel momento in cui iniziano a presentare le problematiche, ecco, prendiamone altri, cioè non questi. Questi veramente succede spesso, mi capita di vederlo spesso, questi animali qua, la proliferazione di tumori, quindi bisogna stare dietro. Abbiamo detto. Io vorrei fare una domanda giusto per curiosità. Nel caso delle neoplasie nei BET, che voi ne sapete, Andre e Lore, ma è capitato quindi il fatto che il tumore si trasporti nell'organismo, come nel caso nostro, oppure è una cosa non studiata? No, non sono capita. benigni, sono benigni, te l'ho detto. E cioè, Quindi tumori, nei pesci difficilmente i tumori sono maligni, è difficile che vadano a giro ma per quale motivo? Perché teoricamente, essendo una multifattoriale sia genetica sia derivante dall'ambiente, può avere diverse cause, però come hai detto anche te restano soprattutto benigne. Come scusa? Che restano soprattutto benigne. Cioè mi ha proprio nei pesci in generale. Cioè, proprio i tumori di solito rimangono benigni. Portano comunque tante volte a morte l'animale, perché vanno a un certo punto con la crescita a comprimere organi o a dare deformazioni dell'apparato scheletrico, quindi non è che li facciano bene, intendiamoci. Bene è un'altra cosa, però è difficile che vadano in metastasi. Questo, cioè, ma proprio... si sa anche il motivo? Quindi se deriva da un... questa cosa ci sono degli studi, ci sono un po' di cose. Io sinceramente è una cosa che non è il mio campo d'azione, non l'ho mai approfondita, perché comunque te cosa ci fai una volta che trovi le metastasi dentro un beta, li ringrazi e passi avanti. Ho un conto su una COI che potrebbe aver senso approfondire e fare anche della chirurgia fatta bene, ma su animali dalla vita così breve è sempre complicato, cioè spesso ne vale la pena, perché comunque è molto invasivo sull'animale chiaramente questa cosa.
e comunque vada anche sulla chirurgia sulle koi per rimuovere i tumori si fa. C'è un mio amico che lo fa spesso, veterinario, che lo fa spesso, e però lascia comunque delle cicatrici abbastanza importanti sugli animali, quindi se si tengono le koi per un discorso fondamentalmente estetico, che a volte i proprietari poi magari spendono i soldi per curarla, poi la danno via perché non è più bella come prima. Ma perché, Lorenzo, ma perché nei metallici e nei Dragon? Perché queste sono tutte selezioni che hanno portato a ridimelo Lorenzo che mi sfugge adesso. Iperplasia. Iperplasia. Quindi, sì, cioè fondamentalmente porti le cellule a crescere tantissimo per dare questo colore così denso e così impattante. L'effetto del metallo è il colore metallico è dato da uno strato di cellule guainiche che riflettono la luce. Più ce ne sono, più riflettono la luce. Chiaramente, essendo una cosa che è già presente nei pesci ancestrali, ma non così estremizzata evidente. come Esatto. nel copper, ad esempio, no? E quindi andando a forzare la presenza di queste cellule, noi stiamo andando a selezionare dei geni che dicono: ok, voi siete i geni che producete queste cellule, fatelo al massimo. Chiaramente facendolo così non hai controllo su questo massimo. È uguale con i Dragon. I Dragon è un'altra tipologia di cellule, sono le cellule... Ma i Dragon forse ancora di più, credo che sia quelli che abbiano un po' più problemi. È un po' presa con le pinze, Marco, la questione anche del Ven degli Oranda, cioè non è la stessa cosa chiaramente, però è sempre un discorso di crescita cellulare praticamente inarrestabile, nel senso che anche... Ma nei Dragon addirittura a volte porta alla cecità perché vengono coperti gli occhi. Abbiamo visto un minuto fa, sì. Sì, succede anche con i glowfish, di cui non dovremmo parlarne, ma so che in Italia girano, beta glowfish. Purtroppo sì. Stanno andando a manetta anche in Indonesia e in Thailandia, con tutti i pro del contro, ma soprattutto i contro del contro. E porta anche quello a cecità dell'animale quando il gene è presente nell'occhio dell'animale, chiaramente. Altra malformazione che volevo parlare è la spina bifida, quindi comunque gli animali che nascono a S, visti dall'alto. La cura per loro è un viaggio dal dottor Oscar, e chiaramente non vanno mai riprodotti questi animali. Se ci fanno tenerezza li teniamo, li coccoliamo, gli facciamo compagnia. Non c'è cura, chiaramente. Dottor Oscar è Astronotus ocellatus. Esatto. Chiaramente. Sempre presente nei migliori negozi d'acquari italiani e nelle migliori case. Con cui può convivere per sempre, diventando parte integrale di Dottor Oscar. Sì, no, in effetti... Ci ho tenuto a metterla perché in realtà per chi alleva è un fenomeno che può vedere abbastanza frequentemente animali così. Questo è semplicemente frutto della selezione. Non significa che abbiamo dei riproduttori brutti, non significa che abbiamo dei pesci che non valgono come riproduttori, chiaramente, semplicemente è frutto di iperselezione. Quindi ci sta che su 200-300 piccoli che facciamo, 5-6 nascano così, magari anche di più, non è un problema, semplicemente scartiamoli. Se vediamo che ci iniziano ad essere delle percentuali elevate di tassi di animali così, la prossima volta utilizziamo 2 coppie diverse o scambiamo o il padre o la madre, ecco, per evitare di portarci. Sì, è un fenomeno che accade spesso quando arrivi in F4, F5, queste cose così. Può capitare. È un discorso proprio di inbreeding anche. Sì. Esatto. Non ho inserito foto di beta belly slider perché in foto non si sarebbe ben capito cos'è un belly slider, ma fondamentalmente è la sindrome della coda pesante, cioè sono i beta che non galleggiano ma che stanno così. In verticale. Quello, ci sono 1000 leggende metropolitane su cosa lo fa, cosa non lo fa.
come ad esempio lo sviluppo delle pinne ventrali nei betta, anche lì 1000 leggende, se i microns non lo fanno, i microns lo fanno, eccetera, eccetera. Sullo sviluppo delle pinne non ne parlo perché in realtà non è una patologia, è semplicemente una malformazione, punto. Belly slider invece potrebbe essere legato ad una patologia. In fase di sviluppo solitamente è dettata dal fatto che il beta non riesce a insufflare correttamente la vescica natatoria, spesso è causato da una quantità di inquinanti particolarmente elevata nell'acqua che porta a creare la superficie di tensione come si chiama, la patina oleosa sopra nella vasca, e il pesce non riesce a prendere bene le boccate d'aria. Chiaramente se noi siamo dei bravi allevatori questa cosa non succede perché abbiamo l'acqua cristallina sempre, e quindi è un problema che non si pone, giusto? Ma se vuoi poi ti dico un'esperienza personale. Io no, credo che questa cosa si manifesti più nel momento in cui, parlando dei betta chiaramente, che quando i pesci ancora non respirano a galla, perché gli avanotti iniziano verso i 30-35 giorni più o meno a iniziare a respirare a galla. Questo fenomeno, secondo me, è data anche tanto dalla troppa alimentazione in quel periodo dello sviluppo della vescica natatoria. Potrebbe comprimere però e far sì che la vescica non venga insufflata correttamente. Esatto. No, perché calcolando, è vero quello che dici tu, però se i pesci ancora non vengono in superficie a respirare e presentano già questo problema, probabilmente è dovuto alla troppa alimentazione che diamo, magari diciamo in generale, in quel periodo, perché li vorremmo vedere crescere in fretta. La cosa che io consiglio invece è fino ai 40 giorni di andarci piano, poi magari se volete si può magari aumentare un pochino, perché è il periodo che vedi proprio che sviluppano la vescica natatoria. Se spingiamo troppo veramente rischiamo di andare a fare dei danni che restano abbastanza permanenti. Poi questa coda a goccia che viene chiamata, che nuota in verticale come vuoi, e poi te lo porti dietro per un po'. Sì, o anche finché non tutta la va vita. anche lui a visitare il dottor Oscar. Bravissimo. Io invece ho una domanda, ma per quanto andate così, perché con l'esperienza che ho io con i killi, sai di molte volte in cui mi nascono, tipo l'ultima volta una schiusa che avevo fatto, su 40 pesci schiusi, 39 belli slider. Hai fatto un bel lavoro, Francesco. Nei killi Esatto. è sempre così, cioè è una cosa molto comune, quindi ero curioso di sta cosa che mi ha colpito. Quindi non potrebbe essere una cosa genetica, cioè proprio conta che nascono nel giro di 12 ore, ad esempio a me mi era successo in 12 ore tutti belli slider, tutti. Qualcuno si è ripreso, altri sono morti, però sta cosa che mi hai detto mi ha un attimo sorpreso, cioè non me l'aspettavo causato. Io ho una teoria. Dimmi, ma Poi conta che capita a tutti, non so cosa ne pensa Lorenzo, ma io so che il killifish medio schiude le uova in petri dish, come si chiamano, in piazze di petri. Diciamo che c'è talmente tanta poca acqua che a temperatura media di 20-22 gradi la superficie oleosa si forma, secondo me, alla velocità della luce, però potrei sbagliarmi. Io avevo pensato anche a sta cosa perché quando ho fatto le schiuse in minor litraggio succedeva. Quando ho iniziato a schiudere tipo sui 2,5 litri, 5, non ho avuto problemi, ma soprattutto tu conta che quando si fanno nascere si tiene tipo un dito d'acqua. Ma basterebbe mettere in realtà qualcosa che rompa la superficie, tipo un aeratore con la bolla e basta, sai. Ma lì è divertente perché molti killi muoiono per il troppo movimento appena nati. Proprio se si cappottano e tutto muoiono. Bisogna cambiare proprio pesce, insomma. Sì, proprio bisogna andare sui gamberi come si parlava prima, sinceramente. Gamberi non c'è problema di cicanatore. Anzi, più l'acqua gira meglio è. No, non è vero, no, assolutamente. Però. No, Sì, però anche le schiuse, scusatemi, giusto per chiudere, si fanno con le uova tenute in torba, che messa in acqua potrebbe anche causare quello per biofilm, quindi riduci la tensione superficiale. Io sui killifish non ho grosse esperienze di riproduzioni per niente, tipo
cioè tranne quelli che nascono solo in vasca, quindi non conta, ti direi. Io ti dico, per quello che so, tipo allora, le volte che i pesci mi sono andati belli slider una volta, dei guppi, ma perché era saltato il pH e quindi probabilmente per la differenza di pH li aveva bilanciata dal punto di vista della sconfitta, cioè così. C'è stato un problema di regolazione osmotica degli animali e quindi erano andati tutti giù per benino sul fondo e alcuni sono ripresi, altri no. Mentre per esempio in acquacoltura è un fenomeno che capita sulle orate appena nate, che l'orata appena nata deve fare una boccata d'aria per insufflare la vescicatoria, e in acquacoltura, visto che gli allevatori sono comunque molto premurosi riguardo all'alimentazione degli animali, andavano un po' a sovralimentare, quindi si creava appunto questa patino oleoso superficie, l'oratina non prendeva la boccata d'aria e o lo fa lì o non lo fa più. E sono accorti di questa cosa e quindi hanno risolto il problema. Detto sui killifish lì sì, potrebbe essere, bisognerebbe capire se fanno se insufflano la vescicatoria prendendo la prima boccata d'aria. Non tutti i pesci Sì, lo fanno. Allora, Lo fanno. Gli annuali sono quelli che sono di belli principalmente, e loro proprio vanno a prendere aria. Per quello dicevo di tenere bassa l'acqua. E quin più che bassa l'acqua, ecco, il discorso di una patina in superficie può essere, perché alla fine se si schiudi in torba, che ci sia un materiale in decomposizione che possa portare alla formazione di un biofilm in superficie, ci sta. Se c'è un biofilm in superficie, un pesciolino di microgrammi che cerca di respirare, secondo me non ce la fa a romperlo. Quindi può essere. Ma secondo... Scusate. No, dico, secondo voi quindi è più importante questo problema del biofilm per creare questo tipo di problema che l'alimentazione? È correlato però, se ci pensi, Marco, no? Sì, no, è una domanda, proprio per capire. Se vai a sovralimentare può essere che si formi che la qualità dell'acqua decada velocemente e che si possa formare un biofilm. Ti ripeto, io su betta, sulla riproduzione questa cosa non lo so, io betta... No, in generale, diciamo, mi sono limitato a gestirli dal punto di vista dell'acclimatamento con numeri, diciamo. Sulle riproduzioni non sono... No, ma è proprio per capire se potrebbe essere effettivamente un problema reale da poter evitare, effettivamente. È un problema sicuramente, cioè sull'acquacoltura eccetera è un problema, su betta, ripeto, lascio parola a Andrea. Poi finché se su una dieta da 100 ti succede in 5, chi se ne frega, cioè nel senso è certo, benissimo. Se iniziano a essere un po' di più, ecco, valuterei un po' di cambiare metodo di allevamento, magari di pulizia delle vasche, soprattutto quello. E una leggera reazione comunque aiuta, basta mettere un aeratore con una bolla al secondo, grande, senza porosa magari, che aiuta a rompere bene l'acqua. C'è poco altro che si potrebbe fare, uno skimmer di superficie, ma ti mangi le vanotti, quindi... No. Basta un tubicino con una bolla a frequenza di 1 al secondo, ti rompe un po' il filo. Sì, esatto. Però comunque vai di prevenzione, come alla fine quasi tutte. Però la domanda verrebbe spontanea: perché alcuni sì e tutti gli altri no? La percentuale è più alta di almeno parlo per me, sinceramente dico la verità, non ho più questo tipo di problema da quando ho un po' cambiato il metodo di alimentazione nei primi 40-45 giorni. Però facendo un'ipotesi, perché se fosse un problema di biofilm alcuni hanno questo problema e la maggior parte magari no? Perché dipende dove vanno a prendere dove vanno a respirare, e poi non tutti sviluppano contemporaneamente. Il problema principale che succede con chi alleva betta, pensa Marco a quello che fa l'hobbista medio. Mi nascono i piccolini, li butto dentro dei micro-roms a caso, spesso con magari del terreno di cultura eccetera, che quindi sporca l'acqua tantissimo. Non faccio cambi perché ho paura di aspirarli, inizio a buttare dentro dopo 7 giorni, non lo so, un numero a caso, naupli di artemia,
che a volte non vengono mangiati, spesso con anche l'acqua di cultura dell'artemia che è sporchissima, perché l'acqua dove facciamo l'artemia è sporchissima. Andrebbero sciacquati, ovviamente. Esatto, con poi dei naupli che vanno a morire sul fondo, e hai visto come fanno anche le cisti d'artemia quando le butti dentro l'acqua o i naupli, fanno quel gel biancastro come, no? Sì, Uno certo. sporco incredibile. Secondo me è molto correlato a quello, quindi cioè a buttare più cibo di quanto i pesci riescono a mangiare senza una corretta pulizia poi della vasca. Sì, che dovrebbe essere quotidiana, secondo il mio punto di vista, però. Secondo me se uno facesse un tubicino con un goccia a goccia che ogni secondo fa cadere una goccetta sopra la vasca, oppure anche quello, sì. a logica questo problema potresti non avercelo, però non so. Negli allevamenti intensivi di betta è un problema che non si pone, perché se nascono belli slider finiscono in pasto al primo catfish che passa, quindi non è un problema, cioè esatto. Chi se ne frega, è trascurabilissimo, no? Da noi magari è un po' diverso, oltre a un discorso etico chiaramente. Sì, è un po' più un discorso etico dalle nostre parti, che a loro onestamente importa poco. Beh, è anche giusto, però, cioè, una volta che uno si prende gli animali, si li riproduce, no? Ci tiene anche. No, ma io sono d'accordo che ci deve essere un'etica se vuoi allevare degli animali. Poi, per carità, come diceva prima giustamente Andrea, se ti nascono quelli storti così che fanno fatica a nuotare o hanno la spina dorsale fatta a S, forse è meglio non farli sopravvivere, però poi lì sono scelte personali, insomma. Ti ringrazi e avanti al prossimo. Esatto. Passiamo a tornare indietro con il nostro discorso, quindi ritorniamo all'inizio proprio su quella che è i consigli di gestione dei betta dalla prima fase di acclimatamento, quindi da quando lo compriamo in negozio al portarlo a casa. Beh, chiaramente tutto cambia se lo vogliamo tenere in vasca singola o con degli inquilini, e tutto cambia se siamo degli allevatori oppure no. Torna alla prima foto anche, che magari... Sì. Beh, se vediamo questo animale in negozio non lo compriamo, perché noi non stiamo salvando un animale, ma stiamo foraggiando un negoziante che è incapace, che sono due cose diverse. Bravissimo. Vabbè, può succedere però, dai. No, però se su 10 vasche sono 10 pesci così non può succedere. Quello è un altro paio di maniche, però può succedere. E poi kamikaze ci sta, dai, quello che ti salta nella vasca accanto. Sì, vabbè, ok. Sì. Che può essere. Ma non lo vende il cliente. No, beh, certo. Comunque, sono cose comunque che possono succedere, va bene. Cose da non comprare, quindi betta così, betta apatici, betta che sono stati tenuti, le vediamo perché non sono belli arzilli, belli così, betta che presentano chiaramente punti che non dovrebbero avere o colori che non sono da betta, cioè questo mi sembra l'ABC. L'apatia sul betta tra l'altro spesso è semplicemente perché vengono tenuti in iper stress, quindi costantemente a vista di altri maschi, quindi poi porta all'effetto opposto. In realtà poi magari cercando di avvicinarsi alla vasca o mettendo un po' di cibo eccetera iniziano ad essere belli arzilli a casa nostra, quindi noi gestendoli bene non dovremmo avere problemi di questo tipo. O se ci piace girare con uno specchietto in tasca, anche in negozio mettere uno specchietto davanti, vediamo se va imparata, può essere utile. È un po' da malati forse farlo, me ne rendo conto. No, assolutamente. Vabbè, magari c'è la ragazza che ha lo specchietto in borsa, glielo chiedi un secondo. Certo. Scusi, posso un attimo? Immagini lei cosa sto facendo? No, ma esistono anche le cover dei telefoni a specchio, se proprio volessimo. Certo. Io continuo a dire che se dentro il negozio trovo uno che mi mette lo specchio del betta, lo guardo e dico cosa. E vabbè, comunque abbiamo preparato la nostra vasca poi a casa. Donatella. Con tumore uno è deceduto, l'altro ormai è devastato dal tumore ma ancora mangia. Il fratello multicolore in forma smagliante. Sì, appunto perché nel multicolor la pressione selettiva del blu
è inferiore rispetto agli altri due, quindi è una statistica che probabilmente appunto non ha giocato a favore dei metallici, ecco. Valori di allevamento consigliati per i betta, nonostante possano stare tranquillamente a pH neutri o anche leggermente alcalini, meglio di no. Meglio di no perché, come abbiamo detto prima, noi dobbiamo lavorare di prevenzione. L'80% di quello che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato prima, con una corretta gestione dei valori dell'acqua riusciamo a prevenirlo. Chiaramente esemplari di betta a pinne lunghe sono per natura loro più sfigati, ma per una semplice questione di volume, cioè hanno più spazio che può rovinarsi, cioè l'Acat è un mini appartamento, l'altro è una villa per batteri, cioè è un po' più... E poi dipende anche dal pesce. I pesci con le pinne molto lunghe tendono ad essere un po' più statici, anche appoggiarsi sui terreni, e quindi venire più a contatto con batteri residenti sulla superficie, batteri o altro, patogeni, protozoidi, insomma, altre cose non buone. Quindi se lo teniamo a valori di allevamento, quindi in vaschette sterili senza niente, io sono un grande fan di pH 6, 6,5, facilmente raggiungibili con acqua con dei KH molto bassi, stiamo sul 2, stiamo sul 3, e utilizziamo sostanze che possono rilasciare acidi umici, abbassare il tannino, catappa, ontano, eccetera eccetera. Sono anche un grande fan della torba volendo in vasca o in filtro senza problemi, che ci aiuta a tenere un pH molto basso e controllato. La torba però quella da acquario, non quella da terrario, perché solitamente possono avere o concimi all'interno o comunque troppa sostanza organica che non fa bene agli animali. E attenzione agli arredi se invece vogliamo fare una vasca arredata, quindi no a legni appuntiti, no a rocce appuntite, vedi Dragonstone, vedi Sirius Stone troppo affilate, spaccate col martello perché ci piace fare le composizioni. No a pesci chiaramente aggressivi o a coinquilini che possono minimamente pensare di assaggiare quelle pinne, cioè tutti i pesci. Sì, l'ho visto fare veramente a troppe specie di animali, e quindi appunto eviterei. Se vogliamo dei coinquilini che possono essere un po' più tranquilli da tenere con il betta, andrei più di ciprini che di caracidi, ma non i barbi, quindi delle rasbore possono andare benissimo di diverse specie, le boraras possono andare bene. Dipende dal betta, però non dalla boraras. Sì, però sai, potremmo inserire anche magari dei Trichopsis pumila, dei Trichopsis svittata, che insomma non vanno troppo a rompergli le scatole, nonostante condividano stesso spazio di nuoto. Potremmo inserire se no pesci da fondo e il problema non si pone. I callitidi, quindi Corydoras eccetera, Andre, Lore, abbiamo 2 domande. La prima da Edoardo, che chiede se i bagni di sale possono avere un effetto terapeutico e se un sì, con che modalità. Faccio prima questo, dopo faccio la seconda, così le scorporiamo. Allora, la domanda è per cosa? Nel senso sì, e c'è da vedere in che momento anche, quanto sale, e diciamo per il discorso della corrosione delle pinne può avere un senso. Per l'ictio simili io andrei direttamente con prodotti dedicati prima di usare altro. Il sale funziona bene anche per le muffe, anche se comunque dobbiamo alzare la temperatura a tutti i modi, perché sennò punti a capo la svelta. Funziona bene per l'odinum, quindi sì, può funzionare. L'unica cosa a cui c'è da stare attenti è l'epoca di utilizzo, quindi se lo prendi subito il pesce quando è che è ancora in forza, il bagno di sale lo tollera ancora bene,
e più che va avanti la patologia più diventa stressante, anche perché l'animale, la regolazione, cioè lo sbalzo, salinità, il porta uno scompenso osmotico, quindi un animale in salute riesce a sopportarlo meglio, anche perché ha meno ferite aperte sul corpo. Se la patologia va avanti, se tante ferite aperte, allora diventa più difficile, ecco, la gestione. Scusatemi, ne approfitto un secondo prima che faccia la seconda domanda, per le prima dell'Odinium. L'Odinium è una malattia che io conoscevo tantissimo e che non avevo mai visto, infatti mi ha sorpreso vederla. È un po' uno spauracchio di tipachilli, gli annuali, sempre parlando, che praticamente in passato si allevavano col sale, in vasca, in dosi minori, ma con una salinità, perché sennò si morivano tutti di Odinium. E infatti è stato strano vederlo la prima volta da voi in foto. Ci sono anche sui poicilidi. Capita Non anche ho sui visto sui poicilidi. poicilidi. Come? Non l'ho mai visto sui poicilidi. È il killer numero uno dei pesci dei guppi wild di Venturina. Poi Luigi chiede: per quanto riguarda il nuoto verticale o coda bassa, sono recuperabili abbassando la colonna d'acqua? No, l'unico modo per recuperarli è fare una visita al dottor Oscar. Cioè, o la vescica hanno, per insufflare la vescica natatoria hanno uno spazio di tempo che è molto limitato, poi non lo possono più fare. Quindi, beh, io di quei 40 che mi erano nati così, 3 li ho recuperati, cioè un ottimo numero, ottima incidenza. Vale la pena. Cioè, Andrea, non so se ci vuoi aggiungere qualcos'altro sul sale. Allora, io ti dico, sono un po' un grande fan di salari beta in realtà io, cioè la vedo come la cosa più semplice che può avere a casa qualcuno che possa dare un beneficio per il semplice fatto che il beta tollera molto bene il sale. Il beta fino dai 15 ai 20 grammi litro lo tollera molto bene per periodi anche abbastanza lunghi, tipo lunghi, senza grossi problemi. C'è un problema però, non deve essere la nostra panacea a tutti i mali e non deve essere quello che non ci permette di ragionare su come prevenire questa cosa accada, perché avendo la pratica come soluzione a casa diciamo vabbè gli faccio un bagno di sale, buona. No, soprattutto perché molti dei problemi noi il bagno di sale dobbiamo farlo in una vasca esterna a parte e non nella vasca con filtro o piante o altri pesci. Quindi se è un problema che ha solo il beta, vedi la corrosione delle pinne perché è stato mangiato da un inquilino o perché si è sfragiato sul legno, ci può stare da farlo come trattamento, altrimenti io ci penserei bene, ecco, da farlo. E bagni da mezz'ora, un'ora, un giorno intero senza problemi. Chiaramente saliamo gradualmente di salinità, monitorando l'animale che non faccia comportamenti non da pesce, quindi quando inizia a impazzire, a fare cose così, lo toglierei. Se lo vediamo che sta tranquillo, lo lasciamo. Magari al buio, questo aiuta anche con l'Odinium, perché se un'alga comunque stando al buio le diamo un po' una mano a non essere troppo forte e andiamo tranquilli. L'altra soluzione numero uno in realtà per gestire il topi beta è 100% osmosi e K, risolvi tipo tutto sui beta, ma l'hobbista medio quando gli dici tenere i pesci in solo osmosi ha paura, non capendo che in realtà... Scusa? E anche in acqua nera che poi non li vedi. Sì, ok, però specialmente in fase di salvataggio di un pesce e magari non di gestione quotidiana si può fare senza problemi. Tenere gli animali in 100% di osmosi non è assolutamente un problema. Tutto quello che è il nostro ciclo dell'azoto e scambi minerali, tutto quello che abbiamo imparato sulla clorofilia funziona in modo diverso. E beh, non ne parliamo adesso perché se no non finiamo più. Fondamentalmente è
è una situazione sfavorevole comunque per patogeni esterni, ma che non danneggia l'animale, e quindi riusciamo a tenerli molto bene senza difficoltà, e portando a Anche casa dei perché poi buoni risultati. è molto simile poi alle condizioni in cui vivono in buona parte della reale, Sì, esatto. conducibilità prossima allo zero e acqua bella acida. Se alleviamo tra l'altro betta proprio da allevatori, potrebbe essere un buon consiglio tenerli anche tutti così. Se li teniamo con altri inquilini, dobbiamo sempre scendere a dei compromessi. In acquariofilia, quando si scende a compromessi, si aumentano le probabilità che qualcosa vada storto, chiaramente. Il betta è di solito in un acquario di comunità è il primo pesce che viene scelto. Mi va anche bene come discorso. State attenti a inserire gli altri animali successivamente. State attenti alla vasca nel negozio in cui comprate gli altri animali. Quarantenateli, salate gli altri animali piuttosto prima di metterli in vasca col betta. Se lo tollerano il sale. Sì, certo. Soprattutto perché il betta purtroppo noi lo consideriamo come pesce, ovviamente come gli altri, ma non è un pesce come gli altri. Il betta è più paragonabile per quanto mi riguarda ad un oranda, cioè lui poverino ha avuto tutte le sfighe dell'universo, c'era lui. Essendo animali iperselezionati, essendo frutti tra incroci tra più specie di betta e una grandissima pressione selettiva da parte dell'uomo, essendo animali anche altamente resistenti a qualsiasi cosa, vengono anche non trattati nel miglior dei modi fino a quando non arrivano a casa vostra, a meno che non li prendano l'allevatore, ma io parlo da negozio, e quindi tutto il loro circuito commerciale da quando nascono non è idilliaco, ecco, proprio perché sono molto resistenti, però quando arrivano da voi sono un po' più delicati, ed è lì che bisogna stare attenti, quindi a trattare loro con i guanti rispetto magari alle rasborine che andiamo a comprare o a Ancistrus. Non so se hai altri consigli, Lorenzo, da dare su, chiaramente classici consigli che hai B da sempre, cioè di gestione di betta, cioè questo è standard di B. Cioè, intanto la fase quella di ambientamento, le prime 2 o 3 settimane dopo che abbiamo preso un nuovo betta, in questo caso, o comunque fare qualsiasi pesce, quindi sono quelli più delicati. Quindi sono animali che hanno avuto dei cicli di stress importanti cioè un ciclo di stress gigantesco durante tutte le fasi dalla partenza dall'allevatore fino a casa vostra, fondamentalmente. Quindi va curata molto la qualità dell'acqua, abbiamo già detto, i valori dell'acqua, l'alimentazione. Ecco, l'alimentazione va curata bene, specialmente i primi giorni. Se vedete animali un po' apatici, magari possono essere stimolati con un po' di cibo vivo o qualcosa del genere. Tanto in tanti negozi si trova la bustina di lardo di zanzara, per dirci, lardo di zanzara, Chironomus, dai, chiamiamoli quello, la bustina di Chironomus quando prendiamo i pesci. Ecco, quella può essere una cosa utile, specialmente per stimolare l'animale alla caccia, cercarsi il cibo, ed è un alimento che comunque apporta anche un po' di vitamine in più rispetto a mangiare chiaramente secco. Integrazione vitaminica, in quel caso io ho una roba che ci punto parecchio per il lavoro, lavorandoci proprio, mi sono accorto che è una roba che fa molto la differenza, specialmente se vogliamo preparare anche pesce alla riproduzione. Se non usiamo tantissimo cibo vivo, se usate cibo vivo lasciate perdere quello che sto dicendo, ma se non lo usate, integrare vitamine nel secco è abbastanza importante, cioè parecchio importante, e quello è. E la scelta dell'ospite Andrea non ci ha parlato abbastanza, possiamo anche andare avanti, no? Sì, io sono dell'idea comunque appunto un betta è chiaramente a due universi. Il betta dà per l'allevatore,
e il betta per lobbista che ce l'ha a casa. Chi ne ha solo uno lo deve trattare, come dicevo, con i guanti, lo deve trattare come se fosse un cane praticamente. Alla fine è un po' un cane, anche perché hanno un carattere molto particolare i betta. L'allevatore deve giocare su concetti totalmente diversi. L'allevatore deve cercare di essere più metodico possibile, più preciso possibile, più sterile, tra virgolette, mi verrebbe da dire, possibile, più impegnato possibile, per il semplice fatto che un piccolo errore potrebbe compromettergli decine di pesci, se non centinaia, potrebbe compromettergli una linea nuova su cui stava lavorando, l'accrescimento di magari appunto di centinaia di avanotti, no? Quindi cioè, come faccio a dirlo in modo comprensibile, l'allevatore deve fondamentalmente puntare a non portarsi all'interno dell'allevamento patologie e a avere i valori più stabili possibili per evitare rotture di palle in fase di accrescimento e sviluppo dell'animale. Lobbista deve semplicemente cercare di trovare dei compromessi se vuole i pesci insieme oppure no, e preferendo però le caratteristiche di allevamento del betta che quelle degli altri pesci, fondamentalmente. Sto facendo un giro di parole, ma era per dire questa roba qua. Potete usare un paio di paroloni, quelli pesanti, tipo igiene e biosicurezza, una cosa del genere. No, vabbè. No, però l'igiene nelle vasche è fondamentale. A volte senti delle robe che ti fanno venire Pensa la pelle quando d'oca. Pensa quando le vedi le robe che usate. Sì, infatti. Ma poi Marco, alla fine se ci pensi, cosa ci vuole aspirare, pulire un 30 litri di un betta? 3 minuti. Cioè, dai, raga. 3 minuti hai fatto anche il cambio, nel senso, cioè... Poi, in realtà, il consiglio che do, se vogliamo tenere solo un betta, un acquaretto 30 litri con solo un betta, è mettiamo dentro 5-6 Anubias e dimentichiamoci del resto, per piacere. Le altre piante fanno sporco, fanno casino, marciscono, danno problemi. Le Anubias non fanno niente, stanno lì. Sì. Fine. Abbiamo le nostre 3 rocce laviche, 6 Anubias, l'acquario è fatto, teniamo i valori giusti, pulizia settimanale, alimentazione che è sempre meno di quella che pensiamo sia la dose corretta. Esatto. E basta. No, è quello che dico sempre, muoiono più pesci per troppo cibo che per poco cibo, ma purtroppo la gente ha un po' un parallelo con le persone, no? Che più mangiamo e più pensiamo di stare bene, invece non è così. Sì, soprattutto in vasca di comunità, perché il betta è un pesce un po' stupido da alimentarsi, no? Esatto. Vabbè. Quindi per far sì che lui mangi devi dare un mucchio di cibo, altrimenti gli altri se lo mangiano, però se si prende lui? Esatto. No, il problema grosso è sulle vasche di comunità più che su vaschetti. No, ma poi a volte, uscendo un po' dal tema, però anche vedi vasche che sono dei torrenti di montagna con correnti, sti pesci che girano nella vasca, cioè. Ma quello, Marco, succede perché la gente non è associata a dei B. Ah, ecco. Beh. Ai soci dei B questa cosa non succede. No, quello no. Però dico, cavolo, cioè, informati, santo Dio. Vabbè, però. Ma perché informati, guarda gli animali, cioè, magari lo guardi, vedi che va via con la corrente così, no? Esatto. Viene un no, po' poi magari mi scrivono e mi dicono, ma sai, è 2 o 3 giorni che non mangia, ma perché non ce la fa più a nuotare, è sfinito, non ce la fa più neanche a mangiare, povero, cioè. Vabbè, è un po'. Ma come ad esempio No, dicevo anche i primi giorni, quando a volte acquistano dei pesci, magari lo posso anche capire da un certo punto di vista, però luci sparate a 1000, 24 ore al giorno perché lo vogliono vedere, flash col telefono per fare i video, cioè dategli un attimo di tregua, dategli una settimana di tempo per ambientarsi, per cercare un attimino di ripristinare un po'. È il discorso che facevamo prima, no? Cioè, sì. Le prime settimane va trattato con i guanti quell'animale. Esatto, va lasciato quasi a luci spente, tranquillo, lascialo perdere. Capisco, perché
uno, sai, prende un pesce, hai voglia di vederlo, i colori, non so quello che è, però fai solo il suo male, insomma. E poi per Ci il resto, sono- appunto, C'è altro da guardare? no, l'unica cosa, appunto, alimentazione, se proprio vogliamo dare un quantitativo di cibo da consigliare, per tornare a una misura da pellet, 5-6 graniti di pellet sono più che sufficienti. Alla peggio, come vale per tutti i pesci, meglio darne meno e più frequentemente se proprio vogliamo essere sicuri. Cerchiamo di tenere i betti comunque di una temperatura non inferiore ai 22 gradi. Possono stare senza problemi, ma non scendiamo, perché altrimenti Meglio sicuramente daremo troppo cibo di quello di cui hanno bisogno, perché il loro metabolismo è proporzionale con la temperatura. Esatto. Io sono un fan dei 25 gradi standard sui betta, 25 per me è il numero con cui non si sbaglia. Sono d'accordo. E 25-26 gradi vai via tranquillo, senza problemi. Che poi per scaldare una vasca da 20-30 litri non è che ti costi anche economicamente, No, capito? irrisorio. Esatto, no. Ogni tanto diamogli una bottarella con lo specchietto. I betta devono essere comunque un po' stimolati, altrimenti li vediamo che iniziano a non comportarsi più da betta. In alternativa possiamo inserire all'interno della vasca qualche chiocciolina, qualche caridina, qualche... così. Probabilmente verranno mangiate, ma il beta si divertirà, farà il suo lavoro da predatore qual è, e almeno è stimolato. Sono animali che hanno, essendo stati allevati per migliaia di anni come pet, hanno sviluppato un po' questo carattere un po', come si può dire, Sì, che va un po' in correlazione con l'uomo, ha bisogno Sì. quasi del contatto con la persona, è vero. Sì, li vedi, cioè stanno lì moggi, apatici, si svegliano quando passi tu ed iniziano a fare i pesci. No, prima sono soprammobili. Ti faccio una domanda scomoda, Andrea. Sì. Acquario coperto o chiuso? O aperto, aperto o chiuso? Allora, io l'unico vero problema che ho visto con l'acquario aperto è che saltano fuori. Per il resto, il discorso di si infiamma il labirinto, tutte queste menate qua sono... cioè... No, allora, dillo. Secondo me sono cagate. Allora, premesso che è impossibile da valutarla questa cosa, cioè io vorrei capire come fa una persona dall'acquario a vedere dire ha preso il mal di gola il pesce, punto 1. Punto 2, per probabilità statistica, se muore è l'ultimo dei problemi quello. Punto 3, in natura c'è una differenza tra temperatura dell'aria e dell'acqua in alcune fasi dell'anno in cui vivono, che è anche di 20 gradi, quindi di cosa stiamo parlando? No, ma poi ti faccio una domanda, io li allevo all'aperto da maggio fino a fine ottobre, quindi quando c'è un temporale, c'è il vento, cambia la temperatura. Sì, come natura è così, cioè... Mal di gola, Marco, mal di gola a tutti. Esatto, in fish room io ho le vasche dove ho le femmine, sono tutte aperte. Sai, una fish room però non vale, perché comunque l'ambiente è un po' più controllato, c'è più umidità. Beh, d'estate ho aperto le finestre comunque. Potrebbero... No. Allora è vero che se hai la fish room e poi d'inverno che è 10 sotto zero apri, vabbè, ok, potrebbe essere, tra virgolette, un problema, però la penso come Andrea. Guarda, l'unica cosa che io consiglio è, se vogliamo tenere il betta in una vasca aperta, allora occhio, i placat saltano di più degli alfun o pinne lunghe, per un semplice forza che possono esercitare, chiaramente. Occhio agli inquilini, quindi lì cerchiamo di tenere solo pesci che non possono dare fastidio al betta, perché il betta potrebbe saltare fuori per un semplice evitare i problemi, cosa che comunque in natura fa, chiaramente, perché si sposta da no, quello è l'unico vero problema, sì. E se vogliamo inserire una vasca chiusa, per il primo periodo mettiamo dei triangoli sul bordo della vasca,
perché sugli angoli proprio della vasca, dove la vasca fa lo spigolo, mettiamo una copertura lì, perché sono i punti di fuga dove è più facile che l'animale salti fuori. Perché semplicemente perché arriva contro il vetro, non trovando il vetro sale su. Molto semplice. Coprendo quello riduciamo di molto il fatto che saltino fuori all'inizio. No, oppure abbassi un po' il livello dell'acqua, se proprio alla peggio. Sì, anche, certo. Per abbassare il livello. No, però la vasca aperta non li vedo. Ma chiaramente, ecco, questo vale per tutti i pesci, però una vasca aperta è più soggetta a quello che voi spruzzate in aria in casa. Quindi siete fan delle candele accese H24, del deodorante, del DDT contro le mosche o contro le zanzare, finisce in vasca, ecco, per questa cosa. E che evapora l'acqua, fare un bel rigo brutto sul vetro. Sì, esatto, però quello alla fine è solo un problema estetico, perché al betta non ne frega niente che l'acqua evapora, anzi è solo felice e dice che bello, come casa. Sì, no. Vabbè, magari l'unica cosa è che consuma un capellino per riscaldatore, perché l'evaporazione deve andare a raffreddare l'acqua. Sì. Sì. No, l'unica cosa che mi lascia il dubbio è l'idropisia, cioè che non ci sia una vera cura, al di là della prevenzione chiaramente, ma proprio una cura quando tu ti rendi conto. Allora, io ti dico, Marco, una cosa, che di pesci con idropisia me ne sono capitati alcuni per le mani nel tempo. Te magari riesci a sfermarlo l'animale, a farlo tornare in forma, però generalmente se veramente non si riesce a individuare qual è il problema, si ripresenta nel giro di poco, e ogni volta che si ripresenta diventa sempre più difficile farla tornare in vita. Chiaro. Per cui a volte può capitare anche solo per semplicemente anche solo per l'età dell'animale. Mi è capitato con dei animali abbastanza vecchi in generale che vabbè, che coi betta basta l'anno 2 per dire animale abbastanza vecchio. Sì, no, infatti, quindi e a volte diventa, capisco che le persone facciano il possibile per cercare di salvare i propri animali, perché alla fine ci si affezionano, specialmente i betta e oranda, per quanto mi riguarda, sono più visti dalle persone come pet che come pesci. Cioè si fa l'acquario per il betta, non si fa l'acquario perché è bello l'acquario, non so se mi spiego, no? Cioè fa una vasca con 4 vetri e un betta, un appassionato va bene, no? Si fa la vasca di 4 vetri e 2 rasbole, un pochino. Quindi la gente tende un po' a affezionarsi agli animali, ed è giusto, per carità. Solo che tante volte si rischia, cioè vedo parecchio accanimento, cioè anche fare 1000 trattamenti per cercare, non va, non funziona, continua a trattare. Non mi sembra corretto neanche quello dal punto di vista proprio etico. Sì, a me è capitato 2 o 3 volte, non sono mai riuscito a guarire nessuno degli animali che hanno avuto. Ripeto, io di animali che si siano ripresi per tanto tempo dopo che abbiamo preso idropisia mi è successo raramente. Mi è successo qualche volta perché tipo su dei pesci rossi, perché era legata alla qualità dell'acqua, nel senso che c'erano una persona che è rientrata dalle ferie, c'era il filtro spento, acqua mamma mia, e i pesci dentro che hanno un po' avuto problemi, cioè dopo sono gonfiati tutti, però dopo abbiamo fatto rientrata quella, si sono ripresi, ma quello, ripeto, perché era legato a un discorso di malessere generale dell'animale, infezioni, poi magari, non so, magari erano batteri, però non abbiamo possibilità di saperlo, perché il tempo che magari fai le analisi, i pesci, se aspetti la risposta, sono già belli che andati, sì, certo. venire un po' a naso e basta. Però io sui betta purtroppo non ho mai visto animali, una volta che parte di idropisia, riprendersi bene per periodi di tempo lunghi. Quindi nemmeno io. Per quanto mi riguarda c'è da muoversi tanto in prevenzione, evitare che salti fuori, e curando molto l'alimentazione, la qualità dell'acqua, e questo, cioè, è perché poi se no inizi a imbottirli di antibiotici, dove vai? Cioè, cosa risolvi? Niente. Anche perché poi gli bruci il fegato e ciao, cioè quello è.
Ma una cosa che potrebbe essere informativa per chi ci ascolta, il fatto di distinguere tra l'animale vivo che non è infetto per la vasca e l'animale che muore in vasca che può infettare la vasca. È vera sta cosa? Dipende. No, chiedo per... Beh, se muori per causa o colpa o comunque... Parlo dell'idropisia, ovviamente. Ah, Sì, parlo dell'idropisia. C'è un animale che ti muore in vasca, infetta tutta la vasca e gli altri classica animali. vasca di betta femmine, in cui una me la prende e mi muore in vasca. Ok, È probabile che le altre la prendano? No. È probabile che le altre facciano idropsia lo stesso? Sì. Non perché quella c'è morta, però. ok. Perché E sai che c'è un po' questa leggenda che dicono, ma non si sa mai poi alla fine. no, è che se uno è entrato in idropisia, probabilmente ci sono delle condizioni che non sono idonee, e quindi una volta che muore lei può darsi che anche altri animali manifestino gli stessi sintomi. Una cosa Ma non è perché viene passata un'infezione, ecco, in quel senso. No, una delle cose brutte che possono succedere in questi casi è che partono fenomeni di deperimento generalizzato sugli animali, la famosa vasca di femmine, che sono legate appunto a un decadimento della qualità dell'acqua, magari un'infezione di una cosa che non abbiamo trattato, che è il micobatterio, ma perché generalmente le micobatteriosi non sono banali da diagnosticare a occhio, cioè non si E fa. poi non c'è cura. Non c'è cura, ma soprattutto non si può diagnosticare ad occhio, quindi è complicato. Che sono, Sì, diventa molto complicato, insomma. Più che altro sono sintomi che sono spesso aspecifici, cioè l'animale inizia a deperire in maniera generalizzata, dice, ma perché inizia, mangia, smagrisce o ha sintomi strani, macchie, ulcere, cose varie, cioè non è che sono specifiche di qualcosa. E diciamo che nell'idropisia, quando lo vedi, ormai è un po' tardi, quando ti rendi conto più o meno. Quando è gonfio come un pallone è abbastanza avanti, certo. Però può capitare magari qualche fenomeno un po' più limitato, può essere magari un esoftalmo intanto, una cosa del genere, che già quello può essere un segno di malessere. Ecco, ad esempio, gli esoftalmi da cosa potrebbe essere causato in vasca? Scarsa qualità dell'acqua, scarsa alimentazione, a volte anche appunto vitamine non sufficienti sull'animale. Ok. Neoplasia, sempre per l'esoftalmia, è più comune nei pesci. Come fai a vederle? Cioè, devo rimuovi l'occhio, vedere quello che c'è dietro. Però non c'è un'incidenza elevata. Non ho mai approfondito la questione, cioè, se un pesce di 5 centimetri è complicato, no? Cioè... Intanto bella domanda, Edo. È proprio così da Edo. Bella domanda. Quando è a etica dell'allevatore? È un argomento molto delicato. E come? Cosa consiglierete voi? Giovanni Oscar di cui abbiamo parlato. Sì, oppure io ho altri due metodi che sono: uno è provato per funzionare molto rapido e non dare nessun danno agli animali, quello che si utilizza in laboratorio, cioè un bel taglio con la forbice. In questo vediamo se riesco a far vedere proprio il punto esatto. Qui con la forbice fai un bel taglio, l'animale viene despinalizzato e muore istantaneamente senza provare dolore. Oppure occhio di garofano, ghiaccio. Esatto. Occhio col ghiaccio, perché ci mettono a morire più di quello che pensate se mettete solo dei cubetti dentro. Ghiaccio vuol dire ghiaccio. No, poi il ghiaccio restano anestetizzati ma non sono morti, a meno che metti una quantità... È come con chiodi di garofano, nel senso... allora ti dico, io in laboratorio, quando ho fatto la tesi sui guppi, noi li ammazzavamo col ghiaccio
i maschi, perché era l'unico modo per poter poi estrarre lo sperma lo stesso dal maschio morto. Ah, ok. E lì dovevi fare la vaschetta era solo tipo una granita, fa conto, e mettevi il pesce senza acqua dentro lì. Faceva il tocco saltava, il secondo tocco non si muoveva più, era morto poi, no, anche se ho provato a mettere in acqua, lui era morto stecco. Però il guppy è grande quanto un'unghia, Sì. il betta è più Sì. grande, cioè è anche un discorso di dimensione dell'animale, chiaramente. Io sul betta non userei il ghiaccio, sinceramente. Quello di garofano può essere la soluzione. La spina è la cosa più etica, secondo me, da fare. Però O penso dottor che Oscar. perché quello che dici tu, Andrea, credo che in pochi riuscirebbero a farlo, sinceramente. Anzi, penso che qualcuno già rabbrividirà a sentirtelo dire, però è così. Beh, guarda, tipo, quando io dovevo farlo appunto per il laboratorio, dico la verità, io mi sono sempre rifiutato di farlo, cioè dicevo a Gus, che è il docente che mi seguiva, fallo tu, cioè io soprattutto su animali che erano palesemente sani, che dovevi ucciderli per dire, questo pesce stava bene, era sanissimo. Ok, perfetto. Scusa? No, poi chiaro, va a discrezione. Io sono anch'io del parere che accanirsi con cure quando vedi che la cosa non ha nessuna speranza, non ha senso, onestamente. Allora, leggo che Donatella Bettini chiede un consiglio, quali vitamine facciamo i nomi di prodotti e come somministrarle? Grazie. Beh, Lorenzo, visto che di lavoro Esatto. fai vitamine... Vai. No, vai. Io... No, Lorenzo, sei tu il vitaminico qui. non sono no, io sono non posso. Beh, comunque l'unico modo per fornire le vitamine, facciamo finta che hai preso una marca X di vitamine, è quella di somministrarle nel cibo, quindi far sì che il prodotto venga assorbito dal cibo, questo è il modo migliore. In acqua vengono disperse e si ossidano velocissimo, con la luce, con l'ossigeno in generale, non ha senso. E il pesce non riuscirebbe ad assimilarle. Nel cibo va benissimo. Per animali debilitati, fortemente debilitati, possiamo farle anche tutti i giorni, basta qualche goccia, in base poi alla tipologia anche di prodotto. In mantenimento un paio di volte a settimana penso che sia più che sufficiente. Non tutti i prodotti in commercio chiaramente sono validi allo stesso modo, non diremo quali sono meglio, quali sono peggio, perché a quanto pare Lorenzo non vuole esporsi, quindi non lo diciamo. Vabbè, se vuoi dire quelli che usi te va bene, cioè tu dici io uso questi, cioè va bene. Allora, in serra dove leviamo noi, tutti gli animali che ci arrivano di importazione sono chiaramente iperdebilitati e fanno un periodo in cui prendono vitamine praticamente tutti i giorni. Noi utilizziamo il tanicone, noi lavoriamo appunto con prodotti Greenvet in serra e utilizziamo il Girovit e in realtà noi usiamo anche l'Apasil, ma l'Apasil forse a casa è un po' esagerato, perché secondo me è esagerato. Il Girovit è perfetto, sono gocce di questi oli che le vitamine ci sono vitamine idrosolubili e liposolubili, in questo caso sono vitamine tutte liposolubili. Basta qualche goccia nel mangime, veramente su un beta poi in realtà volendo basterebbe una goccia sulla quantità di mangime talmente piccola che è. Va benissimo anche da mettere sul surgelato senza problemi se vogliamo integrarla. E volevo consigliare un'altra marca di vitamine giusto per fare una come si dice, par condicio, bravissimo, ma in serra lavoro con quelle e da hobbista non ho più comprato nient'altro da almeno un paio d'anni, quindi non sono aggiornato, sinceramente, dico la verità. No. So che c'è Fishtamin e non la consiglierei, e ci sono quelle spray della Dr. Bustler che non sono male, ecco, che
possono essere una buona alternativa. Costano care, ma può essere una buona alternativa. E io volevo prendere questo commento che ha scritto Luigi, che dice: ma questo Oscar che mangia tutti questi pesci malati, lui non si infetta? Vai Lorenzo, tutto tuo lui. Certo che si infetta, anche perché no, beh, dipende in realtà da cosa, cioè se gli dai pesci che sono malati di micobatteriosi sicuramente bene non gli fai. È vero anche che per pesci predatori in generale, diciamo, sono abbastanza selezionati in natura per far fuori soggetti più deboli e malaticci, quindi diciamo per cose un po' più leggere non è un grosso problema. È chiaro che se gli dai pesci marci e non gli fa bene, come capita in alcuni negozi che potrei aver visto in vita mia, ma non si, no, cioè in generale è una roba che io sconsiglio sempre nei negozi, quello di utilizzare il classico pesce come deposito per i morti, proprio per questo motivo qua, perché, anche perché poi neanche la maggior parte cioè, non si sa di cosa sono morti effettivamente, ma perché rischiare, non ne vale la pena. Mangime in generale, specialmente su pesci d'acquario, non è mai una cosa che incide più di tanto sulla gestione in generale, quindi non ne vale la pena. Era più che altro una battuta il dottor Oscar, nel senso che comunque vada su animali che quando c'è se si fa selezione dobbiamo metterli in conto sempre che ci sono che alcuni animali nati verranno scartati. Io se quando faccio allevi coicilidi è così, si fa selezione. Se allevi oranda sai che tanti in generale saltano fuori con una coda sola o con le code unite o con una forma che non è compatibile o con quelli che si ribaltano subito, quindi lo sai, se vuoi fare selezione è una cosa che va messo nel conto, quella di doversi occupare di animali non adatti alla vita, anche perché se si fa selezione da un punto di vista ornamentale, più spingi la selezione dal punto di vista ornamentale, meno gli animali sono adatti appunto all'ambiente. Vale per tutti, dalle croie, ai pesci rossi, ai guppi e ai betta, no? Da mettere in conto, cioè o ci teniamo tutti gli scarti anche in casa, ci riempiamo la vasca di animali non idonei ai nostri processi attivi, poi finisci male lo stesso, perché hai delle vasche che tendono a sovrappopolare perché non sai dove metterli e alla lunga fanno brutta fine lo stesso, soffrendo anche se vuoi. Quindi, tutti gli allevatori che conosco hanno o un bel Cianna o un Oscar, comunque pesci che sono di bocca buona, e conta che dai animali che sono molto piccoli, cioè nel senso non vai a dare l'animale adulto o l'animale, cioè non si arriva mai a quel punto lì, ed è più per smaltire gli scarti di selezioni dovuti a malformazioni genetiche. L'animale è realmente malato, non lo so, cioè. No, ma poi è difficile in generale, cioè animali che si ammalano in acquario spesso sono animali presi da poco e quindi si torna al discorso di prima, la quarantena, la corretta gestione delle prime settimane. No, ma se tu dai da mangiare un betta colloco che ha l'ictio all'Oscar, l'Oscar potrebbe fare l'ictio? Sì, certo. Se tieni male anche l'Oscar, sì. Certo anche che se tieni meglio l'Oscar per mangiarsi tutti i betta malati, forse c'è a quel punto. No, perché c'è un problema di base, che se tutti i betta malati di ictio vuol dire che c'è qualche problema di base. Forse è meglio che impara ad allevare i betta e non adatta a gli Oscar, esatto. E a quel punto è meglio essere appunto iscritti alla IB, così ti insegnano a allevare i betta a modo e quindi non si ammalano, giusto? Quindi c'è da iscriversi in IB. Quello è fuori discussione. No, però di concetto uno se si mette a voler allevare o comunque anche a tenere un animale, credo che devi farlo nel migliore dei modi. Poi per carità gli animali come le persone si ammalano eccetera eccetera, però devi Marco, partire. Cioè, riprendiamo il discorso dei cavalli. Chi fa allevamento di cavalli, se il cavallo nasce con una malformazione, cioè cosa fai? Te lo tieni lì, lo tiri su, lo cresci,
ti occupa No. uno spazio in stalla, ti costa centinaia No, di no, no, euro no, il ti mantenimento, dico, per quale motivo? ti dico di no, non lo tengono, Cioè, sicuramente. non lo fa nessuno. Sono l'allevamento selettivo. Poi è quello che ha portato ad avere, ah, che bello il betta rosso che mi piace tanto a casa. Dietro c'è stato qualcuno che ha sprecato decine, se non centinaia di anni per selezionare questi animali qua e ha triturato migliaia di pesci. Che alla fine è così, Sì, sì, quindi sì. è inutile stare qua a dire, ah, ma non bisogna selezionare gli animali, fa male. Ok, va bene, ma tu non compri nessun animale di selezione, però. Sì, ma se Diciamo tu che guardi, un animale proprio, se vuoi, perché ogni animale c'è una selezione, cani, gatti, sì, 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 uccelli, infatti è quello che stavo dicendo. Ormai siamo arrivati a un livello un po' con tutti gli animali che fai anche selezione. perché tante volte sai Marco che anche ora poi si entra su un discorso, su una sfera che è più etica in sensi larghi, no? Tante volte le selezioni che facciamo sono anche involontarie, nel senso noi portiamo avanti gli animali, quelli che ci rispondono meglio a noi, alle nostre esigenze, no? Alle nostre caratteristiche, cioè, anche un discorso empatico, no? Se ci pensi, vabbè, l'esempio del pesce rosso è standard, se guardi la forma del cranio di un'oranda rispetto a un pesce rosso comune, vedi che la posizione degli occhi è diversa. Sì, sì. L'oranda, la vista è spostata, cioè gli occhi sono spostati verso in avanti, una vista quasi frontale, nel senso che se un po' perché è compresso il cranio, un po' perché proprio l'occhio è spostato in avanti rispetto al pesce rosso comune. Questo è una selezione involontaria, perché quando il pesce ti viene al vetro sembra che ti guardi, ti guarda e ti dice ciao, sono io, tipo il cane che scodinzola, mentre di solito un pesce come betta, se ti vuole guardare non ti mette dritto, si mette di là. Si deve mettere di traverso, bene o male. Sì, sì, ma questo succede nei cani, nei gatti. Cioè. Che è meglio per l'ambiente se vede di traverso, perché copre un angolo maggiore, no? In modo che se vede un predatore arrivare, cioè i predatori vede arrivare meglio, ma in acquario. Certo. Cioè, quello è un discorso di selezione involontaria, non credo che nessuno sia messo a selezionare la forma, cioè se l'occhio del pesce rosso si sposta in avanti o meno, però si fa anche in maniera inconsapevole. Tendiamo a selezionare quelli che sono gli animali che sono più congeniali alle nostre Al mercato, alle caratteristiche o al mercato, a volte sì, è in vero. generale, quello che ci serve, il gatto non è un animale socievole in natura, il gatto domestico vive in colonia. Ma anche alcune razze di cani, se le vedi, sono tra virgolette innaturali. I preferiti Però. di Andrea. I cani preferiti da Andrea. Va bene. No, però io lo ammetto, non ho pesci predatori in fish room, non ho niente. Chi è venuto lo sa perché ha visto che non ho niente. Ne vuoi uno? No, vabbè, quello procurarli non è un problema. No, è una mia scelta, ti dico la verità. Preferisco regalarli, darli via a gente che magari, ma non, a meno che abbiano problemi gravi di salute, quello è un altro discorso. Ma nella selezione del meno o più bello non mi piace sopprimerli, ti dico la verità. Piuttosto di regalo, o mia nipote che ha il negozio, cioè, capisci? Però ci sta il discorso che hai fatto prima. Io sì, perché comunque quando parli con allevatori esteri, anche europei, Sì, quasi tutti triturano, cioè è la cosa più cost effective, cioè... Sì, no, ma te lo confermo, te lo confermo. Alcuni hanno i pesci leopardo, altri hanno gli Oscar, Sì. altri hanno... ce ne sono di pesci che ti possono dare una mano in questo senso, non è un problema. Va bene, se non ci sono altre domande io ragazzi vi saluterei. Sì, siamo arrivati alle 11:15, abbiamo fatto quasi 2 ore. Sì. Anche quasi 2 ore di troppo. Esatto. Niente ragazzi, io vi ringrazio, stati davvero gentili e carini e ci sentiamo, dai.
Esatto. Allora Quindi, vorrei bellissimo, ringraziare che tutti, carino. anche per le domande tutte, anche Lorenzo e Andrea, come ha detto anche Marco, che si sono resi disponibili per parlare di questo argomento e di approfondirlo. Quindi grazie ancora. Iscrivetevi ad IB. Esatto, Esatto, esatto. Sottolineiamo questa parte. E nulla. Ok, Allora, grazie a buona tutti. serata. E buona serata, buonanotte a tutti e grazie mille. Ciao ragazzi. Ciao, 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 ciao.